Brewing Friends. Saluti a tutti voi, domozimurghi assetati, come la mia persona, di sapere brassicolo nonché di buona birra casalingo brassata e non. Attraverso questa tanto agognata, nonché sudata, nuova serie di video, avrò il piacere di approfondire un passo della birrificazione a me molto caro. Sto parlando dell'ammostamento dei grani. Non vorrei perdermi in prolissità, tuttavia, per non lasciare nulla al caso, è mia premura parlarvi preliminarmente del malto d'orzo e non solo, e del processo atto a produrlo. Come sapete, la birra è il risultato della fermentazione di una miscela zuccherina, il mosto, che può essere ottenuto mediante l'ammostamento di alcuni cereali e successiva luppolatura. Tra i cereali più utilizzati emerge per l'appunto l'orzo. Il suo chicco è una cariosside, cioè un frutto dell'omonima pianta o più botanicamente parlando della specie Dell'Ordeum vulgare. appartenente alla famiglia di Poaceae, dette anche graminacee. L'orzo, ricco di amido ma povero di grassi, è facilmente coltivabile in molte aree del globo terrestre, nonché in diversi periodi dell'anno. Pare che sia stato il primo cereale ad essere coltivato dall'uomo già 12.000 anni fa. Incredibile. Difatti esso ha un processo germinativo molto veloce e resiste ad un ampio spettro di temperature. Di tale specie esistono diverse varianti che tra le varie caratteristiche si differenziano per il numero di file di cariossidi lungo l'arachide. Abbiamo ad esempio orzi distici ed esastici, con 2 o 6 file rispettivamente. La variante più utilizzata, nonché quella più pregiata nell'ambito della birrificazione, è quella distica, la quale resiste maggiormente alle basse temperature durante la coltivazione. I chicchi sono più pregni di amido e meno pingui di proteine. La presenza di queste ultime è fondamentale nella birrificazione, però se in eccesso può portare a problemi di torbidità e non solo nella nostra cara cervogia. La cariosside contiene al suo interno l'amido, che possiamo in soldoni considerare una scorta di energia impacchettata nell'endosperma. Tale energia verrà liberata nelle prime fasi di crescita della pianta quando si avvierà il processo di germinazione, ancor prima che la luce giochi il suo ruolo fondamentale nel complesso processo che tutti noi conosciamo sotto il nome di fotosintesi clorofilliana. Ma lo studio di quest'ultima, sebbene di grande interesse, esula dai nostri obiettivi brassicoli. Durante la germinazione, all'interno del chicco verranno sintetizzati diversi enzimi, ovvero sia delle proteine molto particolari di cui poi parleremo. Alcuni enzimi provvederanno allo smembramento delle pareti cellulari in cui è racchiuso l'amido, uno zucchero molto complesso. Dunque altri enzimi provvederanno allo smembramento delle lunghe catene amidacee, dunque ridotte a zuccheri semplici, dunque in energia immediatamente fruibile dalla piantina per il suo sviluppo. La maltazione è un processo attuato dall'uomo sull'orzo e su altre graminacee. Ha per l'appunto il principale scopo di far sì che questi enzimi vengano sintetizzati e che l'amido sia comodamente convertibile in zuccheri meno complessi. Questa conversione è necessaria in quanto la fermentazione ad opera dei comuni lieviti che utilizziamo per la birrificazione non può avvenire mediante zuccheri così complessi come l'amido. Il birraio godrà a suo piacimento dell'azione enzimatica durante la straordinaria fase della birrificazione denominata per l'appunto ammostamento. In soldoni, in cosa consiste il processo di maltazione? Cosa e quali sono gli enzimi che si formeranno? Cosa faranno? Qual è il loro nome? Sotto quali condizioni compiranno il loro operato? Perché io esisto e vi ammorbo con questi video? Domande che certamente ci fanno permanere desti quando tutti gli altri dormono. In questa nuova serie di video cercherò di rispondere, mi auguro soddisfacentemente, a gran parte dei testé posti interrogativi, basilari per l'esistenza e soprattutto per l'attività onirica di ognuno di noi. La maltazione, ovvero la maltatura, ovvero il maltagio, è un processo che l'uomo opera su di una graminacea, la quale deve sottostare a parametri qualitativi molto restrittivi. La fase preliminare consiste nell'indurre la germinazione. Come? Semplicemente ponendo i grani nell'acqua. L'inumidimento favorirà nell'arco di 1-2 giorni l'inizio della germinazione. Questi verranno lasciati nel loro stato di avanzamento germinante per circa una settimana o poco meno. Le radichette inizieranno a formarsi e a crescere. Tali tempi possono variare in base al tipo di malto che si vuole ottenere e
è la lunghezza raggiunta dal germoglio, che mediamente raggiunge i 3/4 della lunghezza del chicco. Si parla di modificazione del malto. Ai giorni nostri gran parte dei malti sono modificati in modo tale da avere un buon apporto amidaceo, nonché un apporto proteico non eccessivo. Questi fattori facilitano notevolmente il lavoro del birraio. L'orzo germinato prende il nome di malto verde. Dopodiché si passa alla seconda fase della maltazione, ovvero l'essiccamento e la tostatura, gettando aria calda sui chicchi. Tale processo ha lo scopo di ridurre il tasso di umidità presente nei chicchi, in modo da bloccare il processo germinativo nonché mettere in pausa l'azione enzimatica. In base ai tempi e alle temperature di essiccamento, nonché di torrefazione, si otterranno malti più o meno scuri dalle attività enzimatiche più o meno marcate, se non del tutto assenti, dall'apporto amidaceo e proteico più disparato e ovviamente dalle caratteristiche organolettiche più svariate. Avrò poi il piacere di illustrarvi le varietà di tali malti e le relative caratteristiche. Al fine di evitare problemi durante la birrificazione, nonché nel prodotto finito, è necessario eliminare le radichette dal chicco in quanto ricche di proteine. Dopo questa fase si passerà allo stoccaggio dei grani per almeno un mese, dopo il quale finalmente potremo parlare di malto d'orzo vero e proprio. Che gran giubilo per il birraio! La maggior parte dei birrai acquista l'orzo già bello e maltato. Tuttavia, alcuni hanno deciso di rendere la loro vita più complicata, ma anche un po' più interessante, maltandoselo da sé. Devo fermarmi qui ora, il tempo è tiranno, ahimè. Vi prego di pazientare. Nel prossimo video riprenderò la trattazione dell'argomento appena bruscamente interrotto. Un commosso arrivederci e un grosso grazie per l'attenzione. Allora ragazzi, questa è la prova con il filtro. Quindi adesso io sto parlando in modo tale da fare queste prove fonetiche. Vedete che il labiale qua si muove, si dice. Adesso passerei a fare il cursore al centro, per favore. Dovrebbe essere sulla posizione. Scattino. Senza spingere con i grigiolettini. L'ho spento. Mettilo al centro, senza. Bravo. Adesso dovrebbe essere col creaturo che si lamenta di là. Una registrazione priva di filtri 80 Hz, 80 oscillazioni al secondo. Io direi che adesso in questo caso si sentiranno più frusciche. Allora adesso questa è la prova a 80 Hz, col filtro a 80 Hz. 1, 2, 3, birra. Adesso scusami, assistente fonica, potresti switchare? Me lo switchi il microfonino? Salve a tutti, birrificatori casalinghi e non. Saluti a tutti voi, domozimurghi assetati, come la mia persona, Saluti a tutti voi, Non vorrei dell'ordeum vulgare, dell'ordeum vulgare, dell'ordeum vulgare, dell'ordeum vulgare. 09 bis, 21 quater, 09 quinquers. Giochi ancor prima che la luce giochi il suo ruolo fondamentale nel complesso. Cosa faranno? Questa conversione è necessaria in quanto cosa faranno? Questa conversione è necessaria in quanto l'amito. Cosa faranno? Semplicemente salve a tutti, miei cari